Siamo tutti in pericolo. Non ci sono più esseri umani, ci sono strane macchine che sbattono l'una contro l'altra. E questa tragedia è iniziata con quell'universale, obbligatorio e perverso sistema di educazione che forma tutti noi, dalle cosiddette classi dirigenti giù fino ai poveri, che ci spinge tutti dentro quell'arena dell'avere tutto, ogni cosa, a tutti i costi. Ecco il motivo per cui tutti vogliono le stesse cose e si comportano nello stesso modo. Questa era una citazione di Pasolini con cui ho voluto esordire, perché in questo video parliamo dell'istituzione scolastica, della scuola, dello studio e anche del processo necessario inverso, ovvero quello della descolarizzazione. Però veramente questa frase di Pierpaolo Pasolini ci fa capire che la base, il motivo fondante attraverso cui è possibile che esista la dittatura, il totalitarismo del consumo, è appunto la scuola, cioè l'istituzione scolastica. È questa omologazione che la scuola, che l'istituzione scolastica ci causa. Adesso voglio essere molto sincero, io farò un video breve, come sempre, 10-15 minuti, voglio usare le parole più semplici possibile, spontanee, in modo tale da rendervelo comprensibile per tutti. Vi ricordo di mettere mi piace al video, se lo gradite, di iscrivervi al canale e di dire la vostra nei commenti, magari di condividerlo con chi secondo voi potrebbe apprezzarlo. Io voglio rivolgermi con questo video, ma in generale con i contenuti del mio canale, e come fondatore di questo movimento, ovvero Movimento Idra, più che altro ai giovani. Infatti cercherò in tutte le maniere di cercare di intrufolarmi nei contesti universitari, perché c'è bisogno veramente di un contromodello. Nel senso che voi ragazzi, infatti mi rivolgo a voi che ancora studiate, che ancora andate presso un'istituzione scolastica, l'università, al liceo, le superiori, addirittura anche medie, in generale. Voi vi siete mai sentiti soddisfatti a scuola? Io sinceramente mai. Vi racconto la mia piccola esperienza. Io ho frequentato, diciamo, l'istituzione scolastica fino alla secondo anno di università. Ho fatto l'elementare, ho fatto, vabbè, le materne, le elementari, ho fatto le medie, ho fatto le superiori, ho fatto il liceo scientifico, Ulivi, a Parma. Salvo un po' mangiarmi le mani perché dal terzo anno ha cominciato particolarmente a piacermi filosofia, latino mi era già piaciuto dal primo anno e quindi avrei voluto fare il classico, ma ormai avevo iniziato lo scientifico. Mi piaceva molto anche matematica, ma devo dire che in realtà fisica non è che stravedessi per fisica. C'è da dire che sostanzialmente sono stato contento perché rispetto al classico di Parma abbiamo fatto molte più cose, anche cioè, generalmente parlando, ecco. Però diciamo che ho avuto sempre il pallino, appunto, di voler sapere, di conoscere meglio il greco, perché il greco so poco o nulla. Ma alla fine anche in filosofia abbiamo fatto tante cose, quindi... Comunque, poi dopo ho fatto l'università di filosofia, ho frequentato l'università di studi di Parma, filosofia. Ho fatto il primo anno ovviamente al liceo, ma già anche le medie, avevo media del 9,7. Sono uscito con 100 all'esame di maturità, non 100 e lode, adesso vi spiegherò poi il perché. Sostanzialmente perché ho portato come tesi la seguente: il conformismo come macelleria spirituale della libertà. E in questa mia tesi, in questa mia tesina, appunto ho messo anche il pensiero di Pierpaolo Pasolini, ma anche quello di altri autori, e in particolare la critica al sistema dell'istruzione scolastica. Quindi voi immaginatevi un ragazzo come me che aveva 10 praticamente in tutto, ha sempre studiato, fatto il ragazzo modello e si è presentato all'esame di maturità con una tesi del genere che neanche volevano approvarmi perché Pasolini non ci hanno fatto studiare, per dire. Ma anche Ivan Illich, appunto, che ha scritto Descolarizzare la società. Quindi immaginatevi gli occhi sbarrati dei professori. Io che arrivo con una tesi dove
Io che sono sempre stato uno studente modello, arrivo con una tesi dove praticamente dimostro che il principale difetto della scuola è che accetta tutti i modelli di verità tranne quelli che mettono in discussione la validità della scuola stessa, ok? Ma questa è manipolazione, questa comunque è propaganda, questa comunque è una dittatura del pensiero. Perché in democrazia, in quella vera, e sono cose che anche studiando filosofia uno dovrebbe arrivarci, già lo diceva Socrate, ci vuole il dibattito, lo scetticismo è fondamentale, bisogna sempre mettere in dubbio tutto, anche quello che sembra veramente indubitabile o assolutamente certo, perché potresti ottenere, raggiungere un punto di vista attraverso cui magari non c'eri mai passato. E non è un caso se io sono conosciuto come demiurgo del depensamento, perché questo processo del mettere in dubbio scetticamente tutto, per poi ripensare alle cose, si chiama depensamento. Quindi il depensare non è il non pensare, ma è il dopo aver pensato, aver messo fortemente in dubbio, essere uscito dalla limitatezza di quella visione e quindi che potrebbe portare a qualcosa di tipo manipolativo, in quanto abbiamo un unico tipo di visione, potrebbe essere qualcosa di propagandistico, per poi vedere le cose da un punto di vista esterno e far tipo una tua idea. Questo è il depensamento. Demiurgo, perché il demiurgo è un fabbro, è il fabbro platonico, che dà ordine, conferisce ordine a una materia che esiste già, preesistente, che è quella divina, e quindi creo dei valori, delle forme, dei valori di vita attraverso questo processo del depensare, cioè del mettere in dubbio e rivedere le cose da un punto di vista diverso. Ecco perché mi chiamo così sul web, ovvero demiurgo del depensamento. Comunque, detto questo, io ho portato questa tesi, mi sono trovato in grande difficoltà, mi hanno fatto parlare pochissimo. Tra l'altro, poi io prima di andare a Parma ho cercato di entrare alla Normale di Pisa, fare filosofia. Ho preso 70 perché la prova prevedeva 3 tipi di materie. Ho fatto italiano, filosofia e storia. Filosofia avevo preso tipo 95 come test d'ingresso, italiano 85 perché c'erano a studiare tipo tutti i canti della Divina Commedia che neanche fai da solo in autonomia d'estate, oltre a leggerti innumerevoli libri, quindi non è stata per niente una cosa facile. Quindi immaginate dopo aver finito l'esame di maturità, neanche 10 giorni per poterti riposare, devi già imbottirti la testa di roba. Anche questo non è una forma di educazione sana, una forma di istruzione sana, perché il sapere, lo studiare, studium in latino, se voi aprite un dizionario di latino, studio, lo studente è colui che desidera, è colui che desidera, non colui che deve fare qualcosa. Il solo fatto che l'istruzione sia obbligatoria è un controsenso, è qualcosa di contraddittorio. Infatti uno dei peggiori errori di questa democrazia, di quella italiana ma anche di quella mondiale, è quella di rendere l'istruzione obbligatoria. O meglio, l'istruzione obbligatoria ci deve essere a un livello molto elementare, cioè l'elementare possiamo arrivare fino alle medie, ma poi deve finire lì. Perché poi, se uno continua a studiare perché è obbligato, si fa più danno che altro, perché non è che acquisisci una conoscenza e una maturità appunto gnoseologica tua, ma vivi nella manipolazione, nella propaganda. Ed è per questo che io ho voluto inaugurare questo video con la frase di Pasolini, appunto, dove tutti siamo omologati, si finisce nell'omologazione. Perché la libertà di pensiero si ha soltanto ad un altissimo livello di cultura. Ma per arrivare a questo altissimo livello di cultura bisogna depensare, cioè bisogna, dopo aver studiato quello che ci hanno obbligato, che è un controsenso, bisogna poi mettere tutto in dubbio. Ma non è necessario cedere alla manipolazione del dover studiare perché ce lo dicono. Bisognerebbe già, da dopo le elementari, ma forse anche prima, perché in realtà un bambino subisce una violenza enorme a scuola, nel senso che ogni essere vivente quando nasce ha una sua struttura mentale unica e irripetibile. E invece cosa viene fatto? A parte che i bambini hanno bisogno di stare fuori, di vivere anche il corpo e la natura, invece veniamo inchiodati dei banchi fin da piccoli in modo tale che veniamo subito addomesticati a obbedire ai manager della società, ok? Questa è la cosa più sbagliata in assoluto. Invece
il vero sapere, la vera conoscenza sia quando uno è libero è libero di desiderare, e un bambino desidera, lo è, e desidera tanto, gli piacciono tanto gli animali, la natura. Ogni bambino è diverso, un bambino può piacere la musica, può piacere l'arte, ogni bambino è unico e irripetibile. Noi dobbiamo, la scuola, ma anche i genitori, la società dovrebbe dare solo degli input per aiutare questo bambino liberamente, senza soffocarlo, a capire che cosa più gli piace. Invece questo non viene fatto. Tu vieni trattato come una tabula rasa, come una mente vuota, come una scatola bianca da violentare e da riempire di preconcetti. E tu perdi la tua identità, la tua autenticità. Ecco quello che Pasolini chiama il genocidio delle culture viventi reali. Infatti non esiste più il ragazzo che deriva da una famiglia contadina, cioè c'è stata veramente una trasformazione antropologica che la democrazia ha causato, e che per esempio altri sistemi dittatoriali prima non sono riusciti a dare, come il fascismo, perché la matrice economica, quella consumistica, è totalizzante, è totalizzante. Noi dobbiamo essere educati obbligatoriamente a diventare dei consumatori di media cultura, ma media cultura veramente è la mediocrità, è proprio il bagno di omologazione, ok? Invece è il 90-95% delle persone, ma forse anche di più, non riescono a depensare, non fanno quel salto quantico di consapevolezza, ma finiscono nella frenesia della vita moderna, del consumismo, del lavoro che poi si insinua in tutto, si insinua anche nell'entusiasmo, come diceva Carmelo Bene, nell'amore, nella rivoluzione, negli affetti, nella felicità. Diventa tutto una conseguenza del lavoro, ok? Che è totalizzante nella vita, quando il lavoro non dovrebbe essere la cosa principale. La cosa principale dell'essere umano dovrebbe essere il desiderare l'essere felici, non il lavorare. Poi uno può dire, ma sono felice quando lavoro, ma sei veramente sicuro? Ma sei veramente sicuro di... Magari tu fai, che ne so, lavori a Milano e fai un lavoro che ti piace, ma tutte le mattine devi passare col treno nel caos a vedere la gente come i topi in linea, scatolati nelle scatole di metallo, con l'aria inquinata, con dei tempi frenetici. Quando c'erano poi le mascherine non ne parliamo. Adesso poi con la criminalità che a Milano, grazie a queste politiche di immigrazioni molto sinistroidi, molto spregiudicate, dove non si è integrato le persone, ma semplicemente le si è fatte entrare così, e gli si è dato anche dei sistemi, non li si è educati nel modo corretto, perché quando uno va in un paese, a parte nel proprio privato, comunque tu devi accettare, devi adeguarti alle regole di quel paese, non puoi arrivare qui e fare il delinquente, ma invece qui è stata piena libertà, ok? E questo è il risultato. Adesso i sinistroidi, che la maggior parte delle persone, si lamentano che non è più sicura Milano. Ma cosa vi aspettavate? E dopo si lamentano che c'è il ritorno delle politiche di destra. Ma cosa vi lamentate a fare? Cioè, ma è come dire, adesso qui aggiungo una piccola parentesi. Il definire il fascismo come qualcosa di negativo in sé è sbagliato, a parte che quella che esiste oggi, ovvero la dittatura democratico-consumistica, è il fascismo totale, come lo definisce Pasolini. Prima cosa, è veramente il vero fascismo, perché il fascismo, a parte che è stato... Allora, bisogna distinguere la generalizzazione del concetto di fascismo, che è semplicemente una prevaricazione del proprio essere sugli altri, ok? Una prevaricazione sugli altri, e questo c'è anche oggi, forse anche di più, perché mentre una volta era palese ed era esterno e si vedeva e tutti sapevano che era una dittatura, oggi nessuno è consapevole che lo è, ma in realtà lo è, perché siamo condizionati da tutto, poi attraverso queste cose qua, questi strumenti diabolici, lo siamo sempre, ok? E la cosa assurda è che uno non può più vivere senza questi, forse neanche lavorare, non puoi fare niente senza questi, ok? Non puoi neanche esprimere il tuo essere, oramai, ok? E siamo sempre peggio, l'intelligenza artificiale. Cioè, è proprio la dittatura tecnocratica, ok? E ve ne accorgerete fra qualche anno. Okay. Dicevo, non si può giudicare il fascismo, io parlo di quello storico, come qualcosa di sbagliato in sé. Ok? A parte che anche a scuola non ti spiegano mai le fasi iniziali. Cioè, perché? Perché è salito al potere qualcosa del genere? Questa orda di criminali. Perché? Ma forse perché c'era bisogno? Perché se voi andate a vedere, perché non vi fanno mai studiare a scuola, Caporetto.
quello che c'è stato prima, l'incompetenza del governo, la mancanza di insensibilità dei generali, l'esercito, quali cazzo di problemi c'erano in Italia, il disagio che c'era in Italia, la paura della rivoluzione bolscevica, che poi all'epoca ovviamente i socialisti vedevano la Russia come l'esempio, no? E invece in realtà la Russia ha fatto delle cose orribili, cioè veramente il socialismo, il marxismo in Russia ha tradito completamente i suoi ideali in modo molto peggiore di quanto ha fatto il fascismo, perché il fascismo fin dall'inizio ha fatto vedere come è fatto. Ma vogliamo parlare invece di quello che è successo in Russia, che non se ne parla mai, che invece doveva essere un movimento pieno di ideali positivi ed è diventato qualcosa di abominevole? Quindi cos'è peggio? A parte questo, però in quel momento in Italia non si sapeva, si vedeva Lenin come un santo, come un esempio, ma non si sapeva la verità. Cosa è diventato il comunismo quando si è istituzionalizzato, ok? Perché in realtà il fascismo, quando si è istituzionalizzato, nei primi anni, prima dell'impero, quindi dell'impero d'Etiopia, quindi di quelle campagne lì, in realtà si è data una regolata, perché lo squadrismo ha dovuto dargli una fermata, cioè hanno dovuto tenerlo sotto controllo. Era nelle fasi iniziali, quando era ancora a movimento, che lo squadrismo picchiava tanto, ok? Ma anche lo squadrismo, cioè i fascisti che erano più che altro personaggi, diciamo, molto violenti, ma non è Mussolini in sé. Mussolini semplicemente ha fatto quello che lo Stato si aspettava e ha trovato la connivenza dei borghesi, della polizia, anche del re, del Parlamento, di una bella fetta di Parlamento, perché altrimenti non sarebbe arrivato a quei livelli. Dopo ovviamente lui ci ha calcato la mano, ma non ha fatto altro che insinuarsi nell'incompetenza, nei buchi di potere, perché in quel momento l'unica cosa che serviva era quella, ok? Dopo c'è stata la degenerazione, ma quello è ovvio, lui stesso diceva, no? Sono diventato l'uomo che odiavo da bambino, ma quello è qualsiasi forma di potere quando sarà il governo non mantiene mai le sue promesse. E lì ovviamente l'Italia, il fascismo ha vinto in Italia ed è degenerato come è degenerato soltanto perché l'Italia è uscita dalla prima guerra mondiale teoricamente come paese vittorioso, ma nella pratica come un paese sconfitto. La vittoria mutilata, tante altre cose. Comunque, tantissimi problemi. Ma quello che succede per delle cause. E oggi sta tornando, perché in realtà non è mai finito, ma perché l'Italia è da sempre un casino a livello politico, è sempre stato un casino, e lo sarà sempre in modo particolare, perché anche l'unità stessa d'Italia, l'Italia che è una repubblica parlamentare unitaria, ma unitaria dove? Unitaria dove? Che siamo tutti diversi. A mio parere funzionava molto meglio quando eravamo divisi in stati, perché l'Italia geograficamente è una penisola, ma siamo tutti diversi. Cioè, ma cosa, cioè veramente siamo un aggregato di popoli, un aggregato di popoli. Ognuno ha la sua cultura, che poi sotto questo regime appunto consumistico sono stati omologati, però in realtà le situazioni di regione in regione sono completamente diverse. E qual è l'unico potere che... Cioè, in quel momento c'era bisogno di un potere forte. Qual è l'unico che c'è riuscito? Il fascismo. Chi è che è riuscito per 20 anni a tenere in ordine un paese così? Chi c'è riuscito? Solo il fascismo. Quindi è anche il politico che il mondo... Cioè, quando uno va in giro... cioè, quando uno si parla di politici italiani, è il politico più conosciuto al mondo. Ma come è Hitler in Germania? Cioè, è comunque il carisma è un valore, ok? Perché non è che, per dire, il re del Belgio ha fatto il re del Belgio ha fatto molto di peggio. Ma lo conoscete Leopoldo? Adesso lo dico chi è, Leopoldo. Cioè, ci sono dei personaggi, che hanno fatto delle cose eppure non vengono ricordate. Si pensa sempre a Hitler come criminale, si pensa sempre a Mussolini, Leopoldo II del Belgio. Leopoldo II. Cioè, ma ci sono delle cose, ma non parliamo degli inglesi, cosa hanno fatto? Cioè, del genocidio degli americani, cioè, ma
degli indiani d'America. Ci sono tante di quelle cose, tantissime cose, ma nessuno se le ricorda. Nessuno perché? Perché siamo nella propaganda, perché in Italia c'è una propaganda democratica di sinistra che deve celebrare sempre le solite cose, la Shoah, deve dire il 25 aprile, cioè non c'è la libertà di pensiero. Io, se siamo in una democrazia, dovrei avere il diritto di, per esempio, poter dire la mia contro certe cose, invece non lo si può fare, è una propaganda, è tutto manipolato. Invece il vero sapere, la visione oggettiva, è quella che ti dà i dati e poi tu ti fai un'idea tua. Non mi importa se è una repubblica democratica, io potrei essere anche antidemocratico, perché la democrazia prevede questa libertà, invece tu non lo puoi essere a priori, ok? Ma come quando andate a scuola dovete studiarvi per dire Schopenhauer e dovete studiarvi sempre il mondo come volontà, rappresentazione. Ma io posso studiare gli altri testi di Schopenhauer? Oppure non so, non dovete studiare per dire Leopardi vi fanno studiare sempre le solite operette, o per dire vi fanno studiare di Nietzsche anche lì, sempre le solite cose. Non vi fanno studiare quello che c'è fuori, non vi fanno studiare Derrida, non vi fanno studiare Deleuze, non vi fanno studiare Carmelo Bene, Pasolini, non in quel dettaglio lì, non tutte le opere, anche Schopenhauer, non tutte le opere, assolutamente. Non vi fanno studiare come si chiama? La filosofia dell'Università di Schopenhauer, che è un testo che dà una critica pesantissima all'Università di Filosofia, all'istituzione filosofica in ambito universitario. Non ve lo fanno studiare. E quindi, ragazzi, cioè, aprite un po' il cervello. La vera conoscenza è quella che uno ottiene desiderando, cioè quando uno già da piccolo desidera, vuole conoscere, è spontaneamente motivato a voler approfondire e quindi uno, durante tutto il suo percorso di crescita, dovrebbe, nella scuola, all'università, essere aiutato, dovrebbe esserci al centro lo studente, colui che desidera, letteralmente, nell'ettimo, studium vuol dire desiderio, aspirare. Dovrebbe esserci al centro lo studente, non il collegio docenti, perché universitas vuol dire proprio collegio docenti. E, e lo studente deve essere capito, ascoltato e deve essere aiutato nel amplificare il suo desiderio, le sue passioni e il suo modo di esprimersi, che è unico e irripetibile. Invece noi veniamo omologati, castrati, violentati fin da piccoli nella testa a diventare uguali agli altri, a diventare insignificanti. Ed è per questo che a livello culturale non c'è un dibattito, non ci sono più filosofi autorevoli, non c'è più gente che ha una testa unica e diversa, come era per esempio un Carmelo Bene, un Pasolini in Italia. Non ci sono più intellettuali di quel calibro, perché oramai l'omologazione è dilagante. Nessuno più cambia la società. Ecco, nessuno più la cambia. Anche perché poi se tu hai un'idea tua, quando poi devi vivere, magari dici voglio fare l'insegnante, ti devi scontrare con la propaganda dell'istituzione scolastica, che vogliono che tu parli di quello che ti dicono loro, del programma come lo dicono loro, e tu difficilmente puoi uscire da quei paletti, ok? Perché vieni specialmente espulso, vieni messo in difficoltà, perché dovresti smontare l'intero sistema che è marcio all'origine, ok? Quindi mi raccomando, voi, sia che studiate o non studiate, mi raccomando, fate quello che volete nella vita, cercate di ascoltare voi stessi, la vostra anima, le vostre inclinazioni e desideri. Piuttosto fate un istituto tecnico che imparate un mestiere pratico e quindi vivete di quel lavoro, ma non fatevi manipolare il cervello e la testa studiando per tanti anni qualcosa perché credete che sia quello giusto da fare. No, voi dovete rimanere liberi nella testa e continuate a studiare per conto vostro. Se vi piace, se lo desiderate, continuate a approfondire. Non fermatevi mai all'apparenza, mettete tutto in dubbio ed è così che conoscerete la verità su tutte le cose. Io l'ho fatto con l'alimentazione, ne parleremo in un prossimo video. L'ho fatto con l'istituzione sanitaria, con la medicina, ne parleremo in un prossimo video. L'ho fatto con tutto, con la letteratura, con la filosofia, con la natura, con tutto. Io lo faccio continuamente, continuo a smontare me stesso, come diceva Carmelo Bene. Bisogna continuamente prendere a calci in culo se stessi per arrivare alla verità. Perché soltanto quando hai messo veramente in dubbio tutto e non hai più nessun dubbio e sei veramente sicuro, ne hai riscontro pratico, allora vuol dire che sei arrivato alla conoscenza. Invece le persone non sono aperte al dialogo. Soprattutto le persone, soprattutto della nostra età, io ho 30 anni, ma oggi sono veramente manipolate. Sono addirittura più manipolate quelle che hanno studiato più degli altri. Perché io, per esempio, riesco a parlare, a confrontarmi con chi non ha fatto l'università. Io con tutti i miei coetanei che hanno una laurea non riesco veramente a parlare perché diventano ottusi.
Non ragionano più con delle categorie mentali aperte, ma ragionano con le categorie dello Stato. Non s avrebbe detto Carmelo Bene, non parlano ma scorreggiano, e scorreggiano non delle proprie scorregge, ma delle scorregge drammatiche di Stato, avrebbe detto. Okay? E con questo chiudo. Alla prossima. Mi raccomando, mettete mi piace al video, commentate, condividetelo con chi potrebbe apprezzarlo e iscrivetevi al canale.